Nel video di oggi andiamo a vedere le differenze e analogie tra le vetture del 2024 di Red Bull, Ferrari e Mercedes. Quindi prendiamo i top team come riferimento e vediamo quali elementi nuovi hanno introdotto, quali invece sono copiati a vicenda e soprattutto andiamo a vedere la filosofia aerodinamica di ogni macchina e quali sono le conseguenze che vedremo in pista. Ma prima dobbiamo parlare di un'indiscrezione che è uscita su Red Bull, che sembrerebbe andare sulla filosofia delle pance in stile Mercedes dal Gran Premio del Giappone. Come vi ho detto più volte, quella gara sarà significativa perché vedremo i primi aggiornamenti sulle vetture del 2024, essendo la quarta gara di stagione, dove vedremo quindi le prime novità e i primi accorgimenti per modificare i difetti visti sulle neonate vetture 2024. E l'abbiamo detto, la Red Bull RB20 riprende alcuni concetti della Mercedes V14, come per esempio questa zona del cofano motore così bombata, che presenta due svasi che poi confluiscono al posteriore, con questa linea alta che presenta una curva nella parte posteriore e che parte dall'alo. Infatti questa zona del cofano motore molto atipica è stata ripresa dalla Mercedes dell'anno scorso e presenta quindi dei canali che partono dalla zona dell'alo per arrivare nella parte posteriore ed è presente anche una curvatura netta. L'abbiamo notato subito e questo ha una funzione aerodinamica molto importante. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio in questo video. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che c'è qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e Formula 1. Ditemi nei commenti quale macchina vi ha convinto di più tra Red Bull, Ferrari, Mercedes e quindi tra i top team, ma soprattutto qual è l'elemento più innovativo che avete visto su queste macchine 2024. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti nei commenti. Vi ricordo anche che andremo in live ogni sera durante i test in Bahrain dal 21 al 23 febbraio, quindi da questo mercoledì a venerdì sera, per fare un recap della giornata di test e vedere chi ha convinto di più e chi ha convinto di meno, analizzando le nuove soluzioni tecniche. Io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. È importante analizzare questa RB20 che ha ripreso diversi elementi dalla Mercedes V14. Sembra un controsenso, ma è proprio così. Infatti abbiamo notato subito questa zona del cofano motore così bombata, con questi rigonfiamenti che partono dalla zona dell'alo per arrivare alla parte posteriore. Nessun altro team l'aveva ripreso in maniera così esasperata, ovvero con dei rigonfiamenti così grandi, e la RB20 ci ha aggiunto anche un elemento in più. Infatti è presente una leggera curvatura al posteriore per indirizzare i flussi d'aria direttamente sulla beam wing e sulla parte superiore del diffusore. Curvatura non casuale che servirà a aumentare ancora di più il carico aerodinamico. Ma non solo, la nuova Red Bull ha abbandonato la presa d'aria laterale che verrà introdotta solamente nelle gare più calde, come per esempio in Bahrain, in Arabia Saudita, ma nella maggior parte delle gare si terrà coperta per evitare di andare a danneggiare i flussi di aria fredda che arrivano dalla parte anteriore della macchina e mischiarli con i flussi di aria calda che escono dalla zona del cofano motore, massimizzando il flusso d'aria calda nella zona dello scarico. Tutti gli altri team hanno deciso di mantenere le prese d'aria nella zona del cofano motore. Red Bull è andata in un'altra direzione. E l'indiscrezione molto importante che dobbiamo analizzare in questo video è quella che Red Bull dal Gran Premio del Giappone, dove ci saranno delle temperature molto basse, anche perché è stato cambiato l'appuntamento nel calendario, prima si faceva a fine stagione, adesso invece si svolgerà all'inizio, quindi le temperature della pista, dell'asfalto saranno più fredde, essendo un periodo della stagione freddo in Giappone, e anche il raffreddamento da monoposto sarà meno richiesto e quindi anche il design delle pance della RB20 sarà aggiornato. Red Bull potrebbe reintrodurre le pance di Mercedes che abbiamo visto nel 2022 e 2023, ovvero lo stile zero sidepod, che abbiamo detto più volte, quindi questo concetto dove vengono rastremate al minimo le pance con una bocca ai radiatori verticale, che con le immagini di rappresentazione dello shakedown è già presente sulla RB20. Poi anche lì ho fatto un video con diverse teorie, però sembra che Red Bull vuole rinnovare il concetto delle zero sidepod di Mercedes, migliorandolo e quindi umiliando il team di Brackley, perché vuol dire ok, io vado a riprendere una vostra soluzione ma questa volta la farò funzionare in pista. Ma qual era la teoria di Mercedes attorno al concetto della macchina senza punch? La teoria era quella di rimpicciolire la carrozzeria dove ci sono i radiatori, cercando quindi di ridurre la resistenza aerodinamica, aumentando la superficie del fondo in modo da generare deportanza solamente dal fondo della vettura e non nella parte superiore. E sia nel 2022 che nel 2023 Mercedes
si lamentava che tutti i dati in Galleria del Vento e al CFD funzionavano, davano risultati incoraggianti, ma al contrario la realtà diceva qualcosa di diverso. La vettura usciva dalla sua ristretta finestra di funzionamento a causa dell'asperità dei circuiti e quindi non andava, non riusciva a performare in pista. Al contrario, si generava tanta resistenza aerodinamica derivata dalle ruote posteriori che non permetteva alla Mercedes in passato di andare forte sul rettilineo e neanche di generare carico aerodinamico, avendo una vettura che sulle pance era molto scarica e non collegava i flussi d'aria dall'anteriore al posteriore. Per questo dicevamo più volte che Mercedes non generava abbastanza spinta verticale al posteriore, perché la beam wing e il diffusore non ricevevano a sufficienza aria derivante dalle pance. E questo è stato un problema molto importante per Mercedes, che si è liberata l'anno scorso da Monaco in poi, introducendo le pance in stile Red Bull, passando quindi a pance più convenzionali se vogliamo. E secondo alcune fonti interne sembrerebbe che Red Bull sia pronta a reintrodurre questo concetto della macchina senza pance, con però un'evoluzione importante. Innanzitutto ci tengo a dire che sono rumors, quindi vedremo quale sarà l'evoluzione della RB20. Alcuni sostengono che andrà in questo modo, ma non ne abbiamo la certezza, quindi vedremo come andrà. Fatto sta che il passaggio a questo monoposto senza pance sarebbe agevolato sulla RB20, avendo già le bocche radiatori verticali e molto più vicine al muso e al telaio della macchina, e queste prese d'aria sono anche più compatte, e ciò permetterebbe addirittura una carrozzeria più stretta di quella che abbiamo visto sulla Mercedes V14 e V13. Sarà interessante vedere se veramente andranno su questo concetto di macchina senza pance. La sfida, se vogliamo, è proprio quella di collegare i flussi al posteriore, cercando quindi sì di minimizzare la resistenza aerodinamica delle pance, delle bocche radiatori orizzontali, un po' più convenzionali e tradizionali che abbiamo rivisto per esempio su Ferrari e sulla nuova Mercedes, in maniera diversa perché Ferrari presenta un vassoio orizzontale standard, mentre Mercedes ce l'ha più arcuato, però al contrario Ferrari presenta anche uno svaso in wash, cosa che Mercedes non ha. Quindi ci sono pro e contro su questa scelta. Red Bull, se dovesse seguire la filosofia di una macchina senza pance, deve cercare di creare delle bombature che colleghino quindi i flussi al posteriore senza disperderli verso le ruote posteriori, che possono potenzialmente generare tanta resistenza aerodinamica come abbiamo visto gli scorsi anni su Mercedes. Si vedeva anche specialmente in condizioni da bagnato, come i flussi d'aria di Mercedes erano incontrollati nella zona delle pance e quindi si disperdevano senza essere accompagnati verso la beam wing e il diffusore. Quindi quella sarà un po' la sfida di Red Bull, che potrà prendere quindi il concetto di Red Bull rinnovandolo, però se dovesse riuscire in questa impresa, beh, avremo una macchina che sarà ancora dominante per tutta una stagione. Nel caso dovessero fallire nell'impresa che aveva già fallito Mercedes di realizzare una macchina così stretta nella zona dei radiatori, potrebbero pagare caro questa scelta e i team potrebbero raggiungere Red Bull. Quindi attenzione. La cosa che mi stupirebbe di questa soluzione è il fatto che Adrian Newey e Pierre Waché vogliano azzardare così tanto il progetto della RB20, rendendola così estrema, quando non ce n'è così tanto bisogno, perché è vero che i team li stanno raggiungendo, ma Red Bull attualmente ha ancora un gran vantaggio aerodinamico nei confronti degli avversari, quindi forse lo reputerei un azzardo abbastanza inutile in questo punto della stagione. Però magari è stato un rischio calcolato e quindi questa soluzione funzionerà da subito. Lo vedremo nel corso delle gare, quando verrà anche attuata e se verrà attuata questa soluzione, perché per ora rimangono rumors e se dovessero essere veri, cavolo, ci divertiremo tanto sta stagione, perché vuol dire che vedremo tante vetture dei top team diverse in pista, con anche un concetto aerodinamico opposto. Detto questo, ci ricordiamo che nel 2023 Red Bull era stata penalizzata sulle ore in Galleria del Vento e alle simulazioni al CFD, avendo avuto un ulteriore 10% di riduzione di queste ore per aver sforato il budget cap nel 2021, e quindi Red Bull è stata la più colpita sulle ore di sviluppo aerodinamico nel 2023 a causa della sua posizione nella classifica costruttori, che gli dava già di base il numero minimo di ore, e in più a causa di questa penalità che molti hanno reputato non troppo sufficiente, e su questo sono d'accordo. Ma attenzione che le ore in Galleria del Vento prevedono delle eccezioni. Infatti i test in Galleria del Vento vengono fatti esclusivamente per testare il motore in relazione all'aerodinamica, quindi per lo sviluppo di scambiatori di calore del gruppo propulsore che respingono il calore dell'aria, o il funzionamento del gruppo del propulsore da un confine che deriva dai condotti di aspirazione del gruppo del propulsore. Cosa significa? Lo sviluppo in Galleria del Vento è legato al propulsore interno della monoposto, e quindi il riconfezionamento della power unit interna, come spostare diversi elementi, come e dove spostare certi elementi del motore, non rientra nei limiti delle ore di Galleria del Vento, e questo ha permesso sicuramente al team di Milton Keynes di spendere meno ore in Galleria del Vento per perfezionare la carrozzeria esterna, perché Red Bull ha puntato soprattutto su aggiornamenti che mirano a migliorare il raffreddamento. Quindi possiamo dire che hanno trovato un modo di lavorare sulla parte esterna
senza essere penalizzati dal limite di ore in Galleria del Vento. Questo elemento è molto importante e ci ritorneremo anche nei prossimi video, perché ha permesso a Red Bull di sviluppare in questi mesi il concetto della macchina senza pance, che poi verrà introdotto durante la stagione. Vedremo effettivamente se il team di Milton Keynes andrà su una soluzione così estrema, però secondo alcune fonti interne sembrerebbe proprio di sì. Red Bull, se vogliamo, tra tutte le presentazioni che abbiamo visto in questo 2024, è il team che ha usato di più, nonostante sia il team che ha vinto il titolo. Il team che sta dominando più di tutti è quello che ha introdotto più soluzioni innovative per rimanere al top. E molti potrebbero dire, beh, hanno un team che funziona alla perfezione, un gruppo di ingegneri che lavora costantemente sulla macchina, e quindi è normale che siano il team che propone più soluzioni innovative. E questo è vero, però non è scontato, siccome loro sono i punti di riferimento da battere. Non hanno nessun'altra macchina da cui possono prendere esempio, al confronto invece di Mercedes e Ferrari che possono prendere Red Bull come esempio. E rinnovarsi quando sei il primo in classifica è tutt'altro che facile. Eppure, nonostante ciò, Red Bull sta seguendo la propria direzione per migliorare ulteriormente nel corso degli anni. Ma Ferrari e Mercedes a che punto sono? Anche loro si sono rinnovate molto rispetto all'anno scorso, seguendo due strade leggermente diverse. Da una parte abbiamo Ferrari che ha scelto un'evoluzione della SF23, che sicuramente è rinnovata in tante sue parti, anche quelle non visibili, però il fatto che la SF23 sia andata meglio nella seconda parte di stagione rispetto alla prima ha dato più fiducia agli uomini di Maranello di continuare su quel progetto, rinnovandolo e migliorando quindi i punti deboli. Ma non solo, Vasseur ha imposto dei cambiamenti per questo 2024, sia su come arriveranno gli sviluppi in pista, come verranno divisi nel corso dell'anno e anche su come lavoreranno per sviluppare e migliorare questa SF24. Lo shakedown che abbiamo visto a Fiorano ha dato degli esiti positivi, soprattutto sentendo le dichiarazioni dei piloti, e soprattutto la finestra operativa della SF24 è aumentata. Non possiamo dare ancora dei giudizi sulla performance in pista, perché non abbiamo ancora dei riferimenti a riguardo e sarebbe troppo presto per parlarne, anche perché non ci sono i riferimenti degli avversari, però possiamo dire che il programma svolto a Ferrari nello shakedown e nel filming day è stato eseguito senza avere problemi. Uno dei fattori che ha limitato di più la SF23 è stato quello di mettere a punto la monoposto con diverse altezze a terra. Ci ricordiamo che prima di ogni weekend non sapevamo mai se la Ferrari potesse fare bene o male, perché dipendeva molto da come si comportava nelle simulazioni e se settando quell'altezza da terra poi i risultati si vedevano anche in pista nella realtà. Alcune volte andava bene, alcune volte andava male, e quindi era un po' un'incognita, un terno all'otto. E di base com'è che si fissa un'altezza da terra? Si prende una ride height static, che è un'altezza da terra di base, per poi massimizzare attorno a quei parametri il carico aerodinamico, alzando o abbassando al monoposto di poco da quel limite imposto. E quindi l'abilità dei tecnici sta anche nell'identificare quel valore che permette di riscontrare i valori visti al CFD e in Galleria del Vento anche nella realtà. Sulla SF23 questa cosa è stata molto difficile, avendo avuto una finestra di utilizzo molto stretta. Al contrario, grazie a una meccanica evoluta della SF24, sembra che questa finestra di utilizzo sia più larga. Infatti, se ci pensiamo, avere una meccanica stabile che va anche a influire sulla dinamica del veicolo condiziona di tanto l'aerodinamica di una macchina a effetto suolo, perché più è stabile, più è incollata a terra questa macchina, più riuscirai a prevedere più facilmente il suo comportamento. Più questa macchina è instabile in accelerazione, in frenata e anche in percorrenza di curva, soprattutto nel curva medio-ampio raggio, più sarà difficile fissare un'altezza precisa da terra, perché in alcune curve andrà meglio, in altre peggio, a seconda di quanto frena, quanto accelera la macchina. Proprio per questo la meccanica di un veicolo in movimento è fondamentale anche per determinare l'altezza a terra e quindi il carico generato dalla vettura. Pochi millimetri di differenza sull'altezza a terra determinano se una monoposto genera o non genera abbastanza carico, e questa vettura, se non è settata bene, può avere delle perdite di spinta verticale che non sono indifferenti. E quindi durante il filming day fatto a Fiorano sono state testate diverse altezze a terra, alcune che hanno funzionato, altre che non hanno funzionato. Hanno fatto anche diversi cambi di assetto a livello sospensivo e in più hanno cercato di massimizzare l'efficienza tra l'ala anteriore e la sospensione anteriore per avere più aria che arriva nei canali venturi. La nuova SF24 sembra avere una finestra di utilizzo più ampia e per questo significa che i lavori stanno procedendo nella giusta direzione, e ciò ha permesso anche di raccogliere tanti dati durante il filming day che saranno fondamentali soprattutto nei test in Bahrain. Ora non voglio sbilanciarmi sulle performance di Ferrari, perché quelle vedremo nei test in Bahrain. Fatto sta che la macchina è migliorata sia a livello di setup e anche sulla facilità di guida, che sono due aspetti importanti, ma non bisogna fare l'errore di determinare ora le performance, perché quelle verranno rivalutate in seguito. Tu puoi avere una macchina molto facile da guidare che riesce a settare con diversi assetti per ogni pista, ma quanto è veloce una macchina è determinato dal motore, dall'aerodinamica e quindi da quanto riesce a essere migliore rispetto agli altri team. Su questi punti dobbiamo aspettare i test in Bahrain per trarre
trarre delle conclusioni. E invece da Mercedes cosa ci aspettiamo? Mercedes ha rinnovato molto sia la sospensione anteriore che la sospensione posteriore, seguendo uno schema pushroad all'anteriore e pushroad al posteriore. Se vogliamo è un po' una vettura ibrida tra Red Bull e Ferrari, perché all'anteriore sì segue il pushroad di Ferrari, anche se è assemblato in maniera diversa, con i due wishbone superiore e inferiore più inclinati rispetto a quelli della rossa, e l'antidive è più marcato, mentre al posteriore la sospensione è sì pushroad, ma è diversa da quella di Red Bull, perché presenta il braccetto della sospensione pushroad più orizzontale, per cercare di massimizzare l'aria sul diffusore. Il fatto di avere delle pance scavate sull'undercut e delle prese d'aria orizzontali la porta ad essere un ibrido tra Ferrari e Red Bull. Non c'è lo svaso in wash all'interno delle pance, è presente una bombatura che è meno marcata rispetto all'anno scorso nella zona del cofano motore e ha un airbox simile a quello di Red Bull, al contrario di quello triangolare di Ferrari. Insomma, ci sono delle importanti differenze tra i diversi team, però c'è anche da dire che Mercedes ha fatto solo lo shakedown e non il filming day, che verrà fatto quello di 200 km in Bahrain, e Toto Wolff ha confermato che l'obiettivo è quello di migliorare la macchina dalla correlazione alla pista, che è stato il limite più grande sulla V14 e la V13, perché la macchina funzionava nelle simulazioni ma non nella realtà. E un altro punto su cui hanno lavorato tanto è il fondo, oltre che le sospensioni. Infatti il lavoro sul fondo cerca di migliorare i canali venturi, accentuando la differenza di pressione per avere più aria che arriva nella zona del diffusore e della beam wing, aumentando quindi la spinta verticale. I piloti sono mostrati soddisfatti di aver guidato la macchina in pista, anche se l'abbiamo vista per 15 km sotto la pioggia a Silverstone, quindi parlare di tempi sul giro è inutile. Aspettiamo il Bahrain per quello. Mercedes ha un ampio programma di lavoro da fare, però sicuramente il team di Brackley ha mostrato delle novità molto interessanti, a partire dall'ultimo flap dell'ala anteriore che abbiamo visto tutti e ha fatto molto discutere, che serve per accentuare i flussi sul fondo, ricordiamolo. Detto questo, lo stesso George Russell ha detto che secondo lui questa V15 può essere un primo passo nella direzione di Red Bull. Vedremo se sarà vero anche dai test in Bahrain. Ditemi nei commenti quale macchina di top team vi ha convinto di più tra Red Bull, Ferrari e Mercedes. Secondo voi Red Bull seguirà la filosofia della Mercedes senza pance sulla RB20 oppure continuerà su uno sviluppo diverso? Ditemi la vostra opinione, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo di auto e Formula 1. Qui da Rastra è tutto, ci vediamo a un prossimo video.